Buongiorno a tutti da Bruno Pepi. Oggi vi parlo di tutti i perché del no alla legge Zan contro l'omofobia. Espongo tutte le problematicità che deriverebbero dall'approvazione del DDL Zan. Tutti i perché del no alla legge Zan contro l'omofobia. Si è riacceso il dibattito attorno al DDL Zan, la cosiddetta legge contro l'omofobia. Nel corso di queste ore, numerose personalità dello spettacolo hanno preso posizione in merito. Il tutto avviene in un contesto pandemico che, dicono alcuni contrari all'iniziativa delle forze progressiste, necessiterebbe di accenti su priorità del tutto differenti. Ma tant'è che la politica è impegnata adesso anche a dibattere di un provvedimento che sta proseguendo il suo iter. Mi sono da tempo distinto per le mie posizioni critiche in relazione ad una legge che, nel caso venisse approvata, un percorso intrapreso lungo un pendio scivoloso. Quello che rischierebbe di minare alcune fondamenta della bioetica secondo i dettami occidentali, e non solo. La proposta di legge era stata approvata alla Camera, dopo aver sintetizzato più proposte avanzate in quella sede da deputati di varie forze politiche, e adesso è incardinata al Senato, in Commissione Giustizia. Quali sono le vostre ragioni di questa contrarietà? Sono riassunte nel volume edito da Cantagalli, legge omofobia, perché non va, commentando ogni singolo articolo del testo dalle disposizioni penali che estendono la legge Mancino anche alle discriminazioni o all'incitamento alla discriminazione, fondati su ragioni di genere, di orientamento sessuale e di identità di genere, alla norma che istituisce la giornata nazionale contro l'omofobia, con interventi nelle scuole. Strumento quest'ultimo per il saltare il consenso dei genitori alla propaganda gender fino alle classi della scuola primaria. La legge Zan è la conclusione di un percorso già compiuto in scivolamento. Dapprima si sono introdotte leggi per tutte le cosiddette Cirinà, che hanno riconosciuto alle unioni fra persone dello stesso sesso facoltà e diritti nella sostanza pari a quelli derivanti dal matrimonio, e si è aperto all'adozione delle coppie same-sex, da ultimo consacrata dalla decisione della sezione unite della Cassazione del 31 marzo. Chi, senza offendere nessuno, osi sollevare dubbi su singoli aspetti di questa deriva o sull'insieme di essi, con la legge Zan rischia sanzioni pesanti e perlomeno l'avvio di un procedimento penale, durante il quale, grazie ai margini di pena previsti, potrà essere sottoposto a intercettazioni o addirittura a misure cautelari personali. È la chiusura di un cerchio, ti smonto l'istituto familiare e se obietti ti mando sotto processo. Come la cronaca puntualmente informa, ogni qualvolta vi sia una offesa una persona perché omosessuale, con le norme attualmente in vigore, la reazione è immediata, giungendo da subito ad applicare al presunto responsabile la custodia cautelare in presenza dei presupposti di fatto. Il quadro normativo è completo non solo quanto alla previsione della punizione da percosse, lesioni, violenze, eccetera, ma anche quanto a circostanze aggravanti che, pur di carattere generale, sono applicabili in simili casi, da quella dei motivi abietti e futili alla cosiddetta minorata difesa. Il reato di opinione con la legge Zan è costruito sulla individuazione più che di una condotta lesiva del motivo discriminatorio. Quest'ultimo fa riferimento a categorie, identità di genere e orientamento sessuale che sono controverse anche all'interno del mondo LGBT+. L'assoluta mancanza di chiarezza e la genericità definitoria avranno come esito come ciascun magistrato darà la sua personale estensione a quelle categorie, con applicazioni disomogenee e arbitrarie. Gli esempi li fanno i promotori del testo. L'onorevole Scalfarotto ipotizza che una madre che, in una conversazione priva di minacce o di offese, illustri alla figlia perché è dissente dall'unione same-sex che la figlia desidera intraprendere, rischia di ritrovarsi in tribunale. Poi magari verrà assolta, ma intanto è sufficiente un sereno ragionamento per subire il trauma del passaggio dal salotto di casa a un'aula di giustizia. L'onorevole Zan alla domanda di un giornalista che gli chiede:
Si ha comunque il diritto di ritenere che un uomo che si dichiari donna non sia donna con una simile legge? Dirlo in TV sarebbe considerato istigazione all'odio? Risponde che no, ma resta un atteggiamento di non rispetto. Ma poi aggiunge che lo decide un giudice, confermando che porta dritto al processo la semplice perplessità che taluno manifesti sul fatto che autodichiarare il cambio del proprio sesso sia sufficiente per farlo ritenere mutato. L'eventuale condanna sarà demandata alla discrezionalità del giudice, ma intanto vi è la certezza della chiamata in giudizio, con gli annessi e connessi delle spese materiali, delle ansie e di avere a carico chissà per quanti anni una pendenza giudiziaria, con gli effetti preclusivi che questo implica. Perché il DDL Zan non è stato ancora approvato? La Camera ha approvato il 4 novembre 2020 in prima lettura il DDL Zan, passando quindi la palla alla Commissione Giustizia del Senato, che però l'ha tenuto bloccato per diversi mesi a causa delle resistenze di Lega e Fratelli d'Italia, sostenuti da alcuni esponenti del mondo cattolico. Il motivo è che questi schieramenti non ritengono necessaria una legge specifica in merito, ma sottolineano come basterebbe, secondo loro, soltanto modificare la legge Mancino, che punisce i reati e le discriminazioni basate su nazionalità, etnia e credo religioso. Ora è finita. Tutto dovrebbe tornare in teoria in commissione tra minimo 6 mesi, quando non sappiamo ancora se questa legislatura sarà in piedi. In ogni caso è complicato pensare di ricambiare una battaglia del genere di ricominciare una battaglia del genere praticamente da capo, in Commissione Giustizia, dove permane Ostellari come dominus assoluto. Con queste parole la senatrice del Movimento 5 Stelle Alessandra Magliorino sintetizza quanto accaduto a Palazzo Madama, dove il voto dall'Aula ha accolto la richiesta del passaggio all'esame degli articoli del DDL Zan, il disegno di legge contro la omotransfobia e i reati d'odio, la cosiddetta tagliola. Il voto segreto, aggiunge, impedisce di dare responsabilità. Ci siamo affidati ad una guida più esperta, ma l'esito è stato questo. Bene, grazie a tutti per avermi seguito, tante benedizioni e spero che il video vi sia piaciuto e di essere stato abbastanza chiaro. Se avete domande e o suggerimenti, scrivetemi anche sulla mia pagina Facebook di Chiesa Cristiana Evangelica d'Italia, oppure su WhatsApp al numero 339 3461 889. Iscrivetevi anche sul mio canale YouTube, mi trovate col mio nome Bruno Pepi, oppure sul nuovo canale dei Salmi, oppure sul nuovo canale della Bibbia Antico e Nuovo Testamento, dove potrete trovare tutti i video precedenti sia della serie del Vecchio Testamento che del Nuovo Testamento, con i vari personaggi biblici. Bene, arrivederci da Bruno Pepi al prossimo video.